Giocherei a baseball anche solo per potermi allenare fra l'Oceano Pacifico e il Fujisan. Guarda che bellezza. Ma è uno sport che non capisco. Meglio spostarsi qualche chilometro a sud-ovest, verso l'entroterra, fra i campi di tè. E dietro il bancone di un piccolo ristorante familiare c'è Suzuki-san, un sushi shokunin vecchia scuola che sa cosa serve per fare un buon sushi. Hato, cuore in giappo inglese. E come fai a non volergli bene? Per continuare a seguire le nostre storie, iscrivetevi al canale. E allora via, che quella sera io e Yoko abbiamo esagerato. Suzuki-san dice che per lui il bancone è un palcoscenico. Vuole che i clienti abbiano un senso di meraviglia mentre guardano preparare il sushi, perché questi sono gesti che devono apparire facili e istintivi. Ma se si prova a farli, si capisce che non lo sono. Intanto, dopo lo sgombro, arriva il sayori, un pesce magro, delicato. Sopra in verde c'è wasabi e quel battuto rosso invece è momiji oroshi. E daikon, la carota gigante bianca, grattugiato con un po' di peperoncino. Si chiama così in onore del colore che le foglie dell'acero prendono durante l'autunno. I giapponesi. Ecco il katsuo, il tonnetto. La salsa di soia c'è già, quella sopra è cipolla bianca tritata. Il pesce copre il riso, lo sormonta, lo sovrasta. Eppure in bocca, questo tonno così spesso si scioglie. A sorpresa poi ci propone Akagai. Akai significa rosso e la scena infatti è splatter. Preparatevi. La parola che ci spalanca le porte della goduria è omakase. Omakase non è il nome del locale. Omakase è un termine che descrive un rapporto di fiducia prima di tutto. Lo shokunin sceglie per noi. Sceglie il miglior pesce di stagione, quello più fresco, quello che lui capisce ci sta piacendo di più. E continuerà a servirci fino a quando lo vogliamo, fino a quando saremo soddisfatti. Per un buon sushi è fondamentale che il pesce sia freschissimo, ovviamente, ma non basta. Bisogna conoscere qual è il pesce di stagione e da dove viene il miglior pescato. Ad esempio l'anago è più buono se viene dalla baia di Tokyo e io la prendo da lì. Poi, certo, devi saperlo scegliere, guardarlo da vicino quando arriva al porto. Intanto il vongolone rosso è pronto, la kagai. La consistenza è compatta, quasi croccante, e l'aroma che sprigiona in bocca è formidabile. Questo, secondo me, Yoko, è un pezzo imprescindibile di ogni maratona di sushi degna di tale nome. L'omakase continua e arriva la nago. È l'anguilla di mare. Cotta arrosto e sopra c'è una riduzione di salsa di soia, dolce, sembrerebbe caramellata. Non ne mangerei quantità industriali, ma il primo bocconcino è il paradiso. Una volta non si preparava subito il sushi. Prima dovevi lavare i piatti, pulire, e solo dopo anni, almeno 3 o 5 finalmente, potevi fare i norimaki. Ormai ci sono anche le scuole di sushi e tutto è cambiato. Adesso basta pagare, entrare in una scuola
Ma una volta no. Si doveva fare Dechiboko, studiare sotto un maestro e fare un lungo apprendistato, in cui facevi solo le cose più basse. Aspettavi e imparavi guardando. Secondo me è fondamentale questo periodo, anche per crescere a livello personale. Ma ormai non esiste quasi più. E questo mi rende un po' triste. Beh, una dichiarazione così ci fa venire voglia di assaggiare ancora altre cose. E allora arriva una ricciola. È seguita da qualcosa di particolare, Yamaimo, una varietà di patata direi dalla consistenza sgranocchiosa. Sopra un cubetto di tonno magro, salsa di soia e il cipollotto, quello verde, fresco. E io inizio a usare le mani. Preparo il sushi con le mani e i clienti lo mangiano con le mani. Certo che si può fare. Non vedo maleducazione in questo, anzi, rispetto. Questo è kani, granchio. E mentre meditiamo sulla goduria che attraversa le nostre papille gustative, il maestro, alla velocità di uno Shinkansen, prepara ordini da consegnare a domicilio. Adesso invece sta facendo uno miyage, come dire un souvenir. Un cliente che ha mangiato qui per lavoro lo porta a casa per la famiglia, così per condividere una piccola parte del piacere culinario con quelli di casa. È una vera carineria, perché il sushi è qualcosa di speciale. Non si mangia certo tutti i giorni. Ci sono tanti tipi di riso. Il migliore per il sushi è a chicchi grandi e duri. Non riso nuovo, ma quello più vecchio, kumai, e non shinmai. Sì, dicevo, il riso novello contiene troppa acqua e cotto poi diventa molle. Nel condimento c'è aceto di riso, sale e zucchero, e a fare davvero la differenza è il sale. Quanto e quando lo metti. A noi è venuta di nuovo sete, birra alla spina e poi ripartiamo con i bis. Secondo me bisogna essere veloci nel tagliare e si dovrebbero coordinare le varie fasi. E ovviamente bisogna usare un coltello affilatissimo. Come posso dire? Ci sono tante regole per tagliare il pesce. Bisogna rispettare il verso del taglio a seconda del tipo di pesce. Alcuni vanno sfilettati dal dorso, altri dalla pancia. Ma non sono regole universali. Il mio maestro faceva in questo modo e io seguo le sue regole. E poi ci sarebbe da raccontare di quando Suzuki-san ha grattugiato il wasabi e credeva che me lo mangiassi in un sol boccone. Di quanto sia intenso e puro quell'odore.
tanto da arrivare al centro del cervello in un nanosecondo. Vi potrei ricordare di quando arrivò l'investitura e la proclamazione a Shokunin. Ah, e poi, per fare il nigiri di riso, si deve premere dall'ombelico, ma senza schiacciarlo troppo. E poi è importantissima la temperatura sia del riso che del pesce. Ed è per questo che il nigiri si deve mangiare immediatamente, appena lo shokunin ce lo serve. Alla fine quella sera abbiamo speso circa 90 euro in due, con 4 birre medie e una bellissima e vastissima varietà di pesce di stagione e un'atmosfera non da ristorante stellato, ma da salotto di casa, fra amici. L'ho fatto insieme. Roba da togliersi le scarpe e mettersi comodi. Dire omakase, che poi ci pensa lo shokunin a farci volare. E se volete scoprire altri racconti e altre ricette, iscrivetevi al canale.